Cosa c'è di meglio che svegliarsi al mattino e trovare in tavola una buona brioche soffice come questa? Ancor di più se ripiena di tanta crema e amarena? Beh, penso quasi nulla. E allora prepariamola insieme. Iniziamo. Prepariamo la pasta brioche con 250 ml di acqua o latte se preferisci, leggermente tiepida, e sciolgo dentro 15 g di lievito di birra fresco o 4 secco, 500 g di farina zero oppure metà Manitoba metà 00. Aggiungo il liquido, zucchero 90 g, due uova, quando non specifico sono sempre uova medie, (60 ml di olio, che può essere olio di semi di arachidi, olio di semi di girasole, olio di oliva oppure l'equivalente in burro). Lavoro sul piano aggiungendo un po' di farina. Dimenticavo un pizzico di sale, ci sta sempre. Aggiungiamo farina finché serve per lavorarla senza appiccicare. Io preferisco sempre lavorare a mano, faccio i muscoli, ma se vuoi puoi farlo in planetaria tranquillamente. Pronta? Metto in ciotola, copro e lascio lievitare per almeno 2 ore. Dico almeno perché deve più che raddoppiare, come questo. Un po' troppo, va bene. Farina, e allargo con le mani. Ora ti dico quanto misura, all'incirca 40 x 35 cm, ma è orientativo, può venire più grande, più piccolo, puoi farne 2. Divido virtualmente a 3 parti e in una parte, in estremità, faccio dei tagli di 2-3 cm più o meno, pareggio, e al centro metto la crema pasticcera, circa 400 g, perché questa è bella solida come vedi, deve essere bella compatta, non liquida. Ti lascio il link in descrizione e nel primo commento e anche qua su. Aggiungo amarene allo sciroppo, che con la crema ci stanno benissimo. È uno degli abbinamenti che io preferisco in assoluto, anche quando compro il croissant, il cornetto al bar, crema e amarena. Se non ti trovi in casa le amarene sciroppate, puoi mettere cucchiaini di confettura di amarene o di ciliegie. Chiudo bene i bordi, sigillo, in modo che non fuoriesca nulla in cottura. Riporto le strisce sopra, così semplicemente, nulla di complicato. Eventualmente ci fosse un po' di farina la togliamo in eccesso. Ed ora inizia il disegno. Facciamo 2 pizzichi con le dita su ogni striscia, così, semplice.
Nulla di intrecciato, niente, semplice. Bastano 2 pizzicotti e il gioco è fatto. Riprendiamo stringendo di più, così rimarrà anche dopo la crescita. Passo in teglia, una teglia che la contenga in lunghezza soprattutto, ma anche quella del forno va bene. E con la carta da forno in eccesso faccio dei bordi. Così. E per farla rimanere in forma, cioè per farla crescere in altezza e non in larghezza, metto 2 spessori così, 2 rotoli di carta stagnola o altro, o pellicola o carta forno. Copro e lascio crescere. Faccio crescere fino al raddoppio. Voilà. Pronta, bella cresciuta in altezza perché c'erano gli spessori che hanno impedito di allargarsi. Spennello con uovo diluito con un po' di latte leggero leggero. Anche dai lati. E andiamo in forno. A 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per 25 minuti circa, forno già a temperatura, mi raccomando sempre. Bella lucida, grazie all'uovo che abbiamo spennellato sopra. Bella. È rimasta perfettamente in forma. Meraviglia delle meraviglie. Il profumo, vabbè, si può facilmente intuire. Sembra di essere in pasticceria. Lascio raffreddare un po'. Ma guarda com'è bella sotto, rischio di che si rompa, ma ti voglio far vedere. Non vedo l'ora di assaggiarla. Un velo di zucchero a velo, leggero leggero, se vuoi, se no va benissimo anche senza. E voilà, pronta da gustare. Beh, bella, bella grande anche, una maxi brioche. E voilà, ancora è calda, voi se aspettate un po' è meglio. La crema dentro è bella, è rimasta perché era bella solida, quindi è rimasta bene evidente. E guarda l'interno della brioche, è una nuvola. Beh, non vi resta che rifarla e gustarla insieme alla vostra famiglia. Io intanto l'assaggio. Buonissima! Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti, è gratis. Ciao ciao, alla prossima!